L'Italia è un paese che nel mondo del cinema negli ultimi decenni ha perso abbastanza della sua importanza e i grandi classici del cinema italiano risalgono ormai a più di 30 o 40 anni fa. Quindi al giorno d'oggi anche noi, come tutto il resto del mondo d'altronde, tendiamo a guardare più che altro film americani e i film italiani sono passati un pochino in secondo piano. E tradizionalmente noi italiani, per quanto riguarda i film stranieri, non amiamo molto utilizzare i sottotitoli. Quindi qui non si usano quasi mai. Difficilmente andrete al cinema e troverete dei film proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Quasi sempre facciamo ricorso al doppiaggio. Tanto che la scuola di doppiaggio italiana poi è considerata anche una delle migliori al mondo. Anche se vi assicuro che ci sono alcuni doppiaggi in film magari di seconda categoria, un po' meno importanti, che sono veramente imbarazzanti e terribili. Comunque sia, nel doppiaggio, per esigenze di tempistiche di solito, quindi la lunghezza delle parole, e per far combaciare il movimento delle labbra degli attori originali con quello che viene detto nella lingua del doppiaggio, quindi nella traduzione, bisogna fare spesso alcune scelte traduttive che non necessariamente combaciano con quello che è poi l'uso effettivo della lingua nella vita vera. Ci sono un sacco quindi di espressioni che appartengono al doppiaggio che non sentirete mai dire da un italiano. Ma c'è anche un ulteriore livello, perché in Italia guardiamo così tanti film doppiati che alla fine tantissime espressioni sono entrate nel nostro modo di parlare comunemente l'italiano, colloquialmente, dal doppiaggio. Quindi abbiamo adottato alcune espressioni che sono state in realtà inventate dai doppiatori o dai traduttori che dirigono il doppiaggio. E moltissimi italiani le usano tutti i giorni senza neanche rendersi conto che in realtà queste espressioni siano entrate nell'italiano molto di recente tramite i film doppiati. E nel video di oggi vorrei farvi qualche esempio concreto di queste espressioni, cominciando con le espressioni che non sentirete mai usare nella vita vera. Dunque, una prima espressione barra parola che non sentirete mai utilizzare dagli italiani nella realtà è amico. Cosa intendo? Non intendo amico per dire friend, ma intendo amico come parola per, diciamo, richiamare l'attenzione di qualcuno, come vocativo, tra virgolette. Quello che corrisponde poi all'inglese americano dude, man, e questo tipo di parole qui. Nei film quasi sempre man e dude vengono tradotti come amico, quindi ehi amico, come va? Like hey man, how are you? In italiano non abbiamo molte espressioni che corrispondano alla parola man, dude. Tendiamo più a usare o il nome della persona oppure a dire magari scusi oppure scusa per richiamare la loro attenzione, ma almeno in italiano standard non abbiamo una parola che abbia questa stessa funzione. Una seconda parola che non sentirete mai usare dagli italiani, ma che sentirete spessissimo nel doppiaggio, è sicuro, come traduzione di sure. Generalmente sicuro si usa nel doppiaggio perché da un punto di vista del labiale assomiglia molto di più all'espressione inglese e quindi il movimento delle labbra corrisponde di più e rende la versione doppiata più realistica e più piacevole da vedere. Quindi cosa diciamo veramente in italiano per dire sicuro, per dire sure? Diciamo generalmente certo. Ok, quindi se qualcuno vi dice vuoi venire al parco con me, per esempio, voi non gli risponderete sicuro, come sentirete molto spesso nei film. Gli risponderete certo. La terza espressione che sentirete molto spesso nei film doppiati, ma che è veramente inesistente nell'italiano parlato, è maledizione oppure dannazione.
Questa è proprio una cosa che deriva dall'inglese damn, oppure goddamn, scusate il linguaggio. È chiaramente un calco, un'imitazione dell'espressione originale. In italiano ci sono tutta un'altra serie di esclamazioni, la gran parte molto volgari, quindi eviterò di dirle, di riportarvele, ma per esempio una che penso di poter dire senza problemi anche nei miei video è porca miseria. Insomma, poi c'è tutta un'altra serie di espressioni, come ho già detto, ma sicuramente maledizione e dannazione sono dei calchi sull'inglese. La quarta cosa che a me fa molto ridere quando la sento nei film è quando i padri americani chiamano il loro figlio campione, che deriva chiaramente dall'inglese champ, ok? Nessun padre in Italia chiamerà mai suo figlio campione. È proprio un classico, credo, americano. Non so se negli altri paesi anglofoni si usi la stessa espressione, ma ai miei occhi l'italiano sembra proprio un'espressione estremamente americana. Qui molto semplicemente un padre si rivolgerebbe a suo figlio o per nome oppure con espressioni più generiche che si possono usare con anche altre persone a cui vogliamo bene, come per esempio caro, anche se anche questo forse è un po' strano. In generale, semplicemente tuo padre ti chiamerà per nome. E la quinta e ultima cosa è proprio un classico del cinema americano doppiato in italiano. Nel doppiaggio italiano sentirete molto spesso, soprattutto i giovani oppure persone di un certo ceto sociale, dirsi a vicenda come butta. Come butta è un'espressione che non esiste in italiano, è stata inventata come traduzione di WhatsApp. In italiano anche i più giovani e di qualunque strato sociale non si salutano dicendo come butta e non si chiedono come stai dicendo come butta, al massimo diranno come va. Per quanto riguarda le espressioni che sono diventate invece accettabili e usate abbastanza comunemente nella vita vera, la prima è il verbo realizzare per dire accorgersi oppure rendersi conto. È partito come traduzione letterale di to realize in inglese e al giorno d'oggi ormai si usa anche in italiano. Per esempio, sono uscito di casa e poi ho realizzato di aver lasciato il portafogli dentro. In realtà l'espressione corretta tecnicamente in italiano sarebbe mi sono accorto di aver lasciato il portafogli dentro, oppure mi sono reso conto di aver lasciato il portafogli dentro. Ma ormai realizzare è diventato accettabile. La seconda cosa è la parola già, usata nel senso di sì, certo, hai ragione, è proprio così, è come stai dicendo tu. Deriva chiaramente da yes oppure yep, perché il movimento delle labbra è molto più simile tra yes oppure yep e già che tra yes e sì. E più di tutto assomiglia a yeah, alla versione diciamo abbreviata di yes. Quindi da un punto di vista cinematografico del doppiaggio era più conveniente utilizzare questa espressione già. Ormai lo dicono tutti, è molto molto comune sentire un italiano dire già per dire è vero, hai ragione. Yep. La terza espressione è l'aggiunta di o cosa, punto di domanda, alla fine della frase, che deriva dall'inglese o what. In realtà in italiano non sarebbe proprio corretto, si direbbe magari per caso oppure o no. Per esempio, are you stupid or what? In italiano rende meglio sei stupido per caso? Però ormai è diventato di uso comune dire sei stupido o cosa? Oppure are you coming or what? In italiano sarebbe più normale dire vieni o no, ma è diventato accettabile dire anche vieni o cosa. E l'ultima cosa è questo abuso della parola assolutamente. È diventato ormai assolutamente accettabile dire assolutamente sì o dire assolutamente per in realtà trasmettere l'idea di sì,
certo, ma certo, ecco, queste tre espressioni sarebbero più tipicamente italiane, ma al giorno d'oggi questa traduzione letterale di absolutely è diventata molto molto diffusa e ormai si accetta come alternativa a certo, certo che sì. Bene, per questo video è tutto. Nel vostro paese si utilizza il doppiaggio tanto quanto si utilizza in Italia? E se sì, ci sono delle espressioni che sentite sempre nel doppiaggio ma che non sentirete mai nella vita vera? Oppure ci sono delle espressioni che sono arrivate nella vostra lingua dal doppiaggio? Oppure semplicemente avevate già notato alcune delle espressioni di cui ho parlato in questo video? O ce ne sono delle altre che avete notato e volete aggiungere? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!